Il titolo di questo tutorial recita Eventi di modifica dati. Devo subito chiarire che stiamo parlando di una modifica in memoria. Non mi sto riferendo a una modifica che avviene sul database. Gli eventi che vedremo saranno sottoscrivibili e saranno emessi a seguito di una modifica del documento in memoria. Aggiungo qualcosa in più. Ma la modifica di cui stiamo parlando, da chi è effettuata? È effettuata dall'utente? Oppure avviene via codice? Vi sto dicendo questo perché è importante sapere appunto se la modifica è avvenuta lato client o lato server. Nei tutorial precedenti avevamo spiegato come venivano inviati i dati tra client e server e viceversa, con l'utilizzo di messaggi, se ricordate. Soprattutto avevamo segnalato l'esistenza di una coda di messaggi tra client e server. Nel caso il messaggio fosse reputato urgente, ecco allora che tutte le modifiche, tutto quello che era presente nella coda veniva inviato al server. Ed eccoci allora al punto. I pannelli documentali, durante l'invio dei dati tra client e server, instaurano quella che è denominata transazione documentale. E precisamente viene seguito questo flusso. Il client ha la necessità di inviare dei valori delle proprietà modificate al server. Allora il client chiede al server di aprire una transazione documentale. Il server si mette in ascolto e apre appunto una transazione documentale. A questo punto il client invia i valori delle proprietà. Il server riceve i valori delle proprietà e cambia le rispettive proprietà nel documento. A questo punto il server chiude la transazione documentale. Quando parlo di eventi di modifica dei dati, intendo questi, cioè gli eventi che scattano nel flusso di transazione documentale, precisamente quando la transazione viene aperta e quando la transazione viene chiusa, con l'evento di onBegin transaction e onEnd transaction. In teoria è presente un terzo evento denominato onValidate che anch'esso scatta alla modifica dei dati. Ha come compito quello di segnalare eventuali errori commessi dalla digitazione dei dati. La differenza sostanziale sta proprio in questo, cioè gli eventi onBegin e end transaction ci consentono di capire quale proprietà è stata modificata, a differenza invece dell'evento onValidate, dove invece sappiamo che il documento da qualche parte è stato modificato e quindi è da ricontrollare. Facciamo un esempio. Il documento prenotazione presente nell'albero contiene 3 proprietà: arrivo, partenza e giorni. Vorremmo poter ricalcolare i giorni ogni qualvolta vengano a modificarsi i valori di arrivo o di partenza. In primis creiamo un metodo. Creiamo un metodo che calcoli i giorni sulla base delle proprietà arrivo e partenze. Quindi albero di progetto, documento di prenotazione, tasto destro, aggiungi procedura. La procedura avrà come nome, al posto della voce nuova procedura, set giorni. Il contenuto di questa procedura dovrà preoccuparsi proprio del calcolo dei giorni. Dichiaro una variabile di tipo intera, quindi digito la parola int e confermo con l'invio, e la chiamo myGiorni. Ora passiamo al calcolo. Ovviamente per calcolare la differenza in giorni devo avere sia l'arrivo che la partenza. Quindi controllo con un if, vi ricordo, digito l'istruzione e poi do sempre l'invio. Quindi if not is null, arrivo. La funzione isNull verifica che una proprietà non sia nulla
e il not ovviamente è la negazione, quindi se non è nullo l'arrivo, devo aggiungere anche l'altro, quindi alla fine, prima della chiusura della parentesi dell'if, mi posiziono con il cursore lampeggiante, schiaccio la barra spaziatrice, digito AND e do l'invio, così posso proseguire. Quindi if not is null arrivo and not invio, is null invio, partenza, possiamo calcolare i giorni. Possiamo calcolare i giorni, dovremmo anche controllare che la data di partenza sia superiore o tutt'al più uguale a quella di arrivo, perché se no non ha molto senso. Quindi un altro if. Questa volta mi chiedo semplicemente if partenza maggiore o uguale di arrivo. Ecco, se questa condizione è verificata, posso calcolare i mai giorni. Posso calcolare i mai giorni e la differenza semplice, cioè proprio la sottrazione tra due date, mi ritorna il numero di giorni. Quindi possiamo benissimo fare partenza meno arrivo. Prima del termine di questo metodo, la variabile mai giorni andiamo ad assegnarla alla proprietà giorni. Quindi giorni uguale a mai giorni. Con questo allora abbiamo un metodo che calcola la differenza. Riguardiamo un attimo lo schema che vi avevo proposto prima della transazione documentale. Ecco, in questo schema dovremmo capire, ma quando riusciamo a comprendere l'avvenuta modifica delle proprietà? Cioè riusciamo a comprendere la modifica nella fase di apertura della transazione? In questa fase purtroppo è un po' presto, cioè il client non ha ancora spedito i dati, ha solo avvisato il server per dirgli apri una transazione, ma non avendo ancora mandato i dati, come faccio a sapere che cosa è stato cambiato? La fase corretta invece è quando la transazione viene chiusa, perché in quel momento noi, o meglio il framework, può fare un confronto fra i valori delle proprietà precedenti alla transazione e successivi alla transazione e quindi in quel caso sa dirmi se un valore è stato modificato. Allora l'evento che a noi interessa per ricalcolare i giorni è l'evento di end transaction. Dobbiamo intercettare questo evento dal menu contestuale sul documento prenotazione, tasto destro, eventi. Vi ricordo che l'evento di end transaction è racchiuso nella voce altri eventi, perché siccome sono tanti, sono stati separati in due liste, ma solo per comodità di visualizzazione. Negli altri eventi trova posto proprio la begin transaction e la end transaction. Scelgo appunto la end transaction. Foundation mette a disposizione una funzione che riesce a segnalarci se una determinata proprietà è stata modificata nel flusso della transazione documentale. La funzione, una funzione boolean, è la funzione wasModify. Quindi io posso chiedermi if wasModify la proprietà arrivo, poi mi metto tra le due tonde di chiusura, spazio, or, wasModify partenza, quindi se abbiamo cambiato l'arrivo, abbiamo cambiato la partenza, possiamo chiamare l'asset giorni. Ecco, in teoria quando noi cambiamo i giorni, dovremmo anche, per la prenotazione, ricalcolare l'intero totale. È un'operazione che non sappiamo ancora come fare, però cominciamo a implementarne la struttura e poi vediamo di aggiungerla. Quindi tasto destro sulla prenotazione e scegliamo aggiungi procedura. La procedura si chiama calcola totale. Quindi digito al posto di nuova procedura calcola totale.
Dunque, nell'evento che abbiamo scritto precedentemente, cioè nell'evento di end transaction, ci ritorno, oltre a 7 giorni andiamo a richiamare la calcola totale. Aggiungiamo qualcosa in più alla nostra applicazione, cioè aggiungiamo una nuova videata, la videata delle prenotazioni. Vi ricordo che con quello che abbiamo adesso gestito sul documento non dovremo scrivere nessun codice nella videata o nel pannello, perché la modifica di arrivo o partenza causerà la transazione documentale e quindi la porzione di codice che abbiamo scritto verrà eseguita. Io creo abbastanza rapidamente questa videata, aggiungo anche la videata al menu principale. Facciamo così, mettete in pausa il video, provate a fare anche voi come esercizio la videata prenotazione con il menu principale prenotazioni, cercate anche di sistemarlo un attimo e ci troviamo qui al termine e così possiamo proseguire. Eccoci, abbiamo sistemato la videata, abbiamo sistemato un attimo la videata sia in lista che in dettaglio, abbiamo aggiunto la videata sul menu delle offerte, quindi videata prenotazioni e proviamo un attimo a eseguire l'applicazione così vediamo. Sulla videata e sul pannello non ho fatto assolutamente nulla, nel senso che non ho aggiunto procedure, non c'è niente, c'è solo quello che abbiamo visto sulla parte documentale. E quindi mandiamo in esecuzione, attendiamo un attimo l'apertura del browser, perché vorrei provare proprio ad inserire delle date per vedere se viene effettuato il calcolo, quindi sulla voce delle offerte. Prenotazioni, proviamo ad andare in dettaglio, proviamo ad aggiungere qualche cosa e proviamo ad inserire delle date. Quindi mettiamo il 24 e il 29. Speravo che funzionasse, però giorni purtroppo non viene valorizzato. Però attenzione, perché questo è il solito tranello. Perché la transazione scatta quando viene ovviamente ricevuta l'informazione dal server. Il messaggio del cambio dell'arrivo e del cambio della partenza è un messaggio urgente? O meglio, per spiegarmi meglio, il campo di pannello arrivo e partenza ha la proprietà attivo spuntata? No. Ci eravamo dimenticati. Quindi tante volte, adesso rispunto entrambi, sia l'arrivo che partenze, perché vuol dire che quando si modificano questi due campi, immediatamente l'informazione deve essere inviata al server. Riprovo, ho rieseguito, chiamo ancora le prenotazioni, vado dall'altra parte, facciamo più, mettiamo ancora una data e un'altra data ed ecco che a questo punto i giorni sono risultati corretti. Provo a ricambiare, mettiamo 23, vedete che appena cambia il valore viene a cambiarsi il numero dei giorni. Ho voluto proporvelo questo esempio perché è l'errore classico che spesso fa dire non funziona nulla e invece era tutto corretto. È tutto corretto, mancavano solo questi due flag, cioè la transazione quando scattava sarebbe scattata quando il server avrebbe ricevuto i dati. Quindi dobbiamo sempre ricordarci di questo. Aggiungo una cosa, nella mia videata, a questo punto il numero dei giorni l'utente non deve inserirlo da solo, ma
avviene con il calcolo e quindi possiamo benissimo per il campo di pannello giorni togliere il flag abilitato. Sulla base di questo le nostre interfacce possono essere costruite senza problemi perché la logica applicativa, la logica di modifica dei dati risiede sui documenti.